Ciao a tutti, pace e illuminazione, eccoci qua, sempre in questo canale dedicato al Sutra del Loto e al buddismo di Nichiren. Questa è una serie di video dedicati al Gosho, allo studio del Gosho e come cercare di districarsi nelle parole di Nichiren. Allora, la prima cosa da fare, perché studiare il Gosho non è facile, è quella di soffermarsi un attimo e pensare chi era Nichiren. Nichiren era un giapponese del XIII secolo. Credimi, io ho rapporti quotidiani col Giappone e ti posso assicurare che non è semplice comunicare con loro, perché hanno tutto un modo loro di ragionare e di comportarsi, molto distante dal nostro modo. Se non lo capisci, non li frequenti, perché non sono persone semplici. Hanno un modo tutto loro di pensare, tutto loro di ragionare e non sono persone che giudicano facilmente, questo bisogna dirlo. Però dal momento in cui si pronunciano rimangono lì. Il Giappone del XIII secolo era un Giappone difficoltosissimo. Vivere a quel tempo era qualcosa davvero di difficile. C'erano calamità ovunque e sempre e costanti. La violenza era a dei livelli incredibili. C'erano samurai, c'erano assassini e ladri in ogni anfratto, e vivere per la gente di quel tempo era molto difficile. Nichiren che persona era? Era un giapponese, e già, credimi, questo ti dovrebbe aiutare a capire. Nichiren però era una persona particolare. Non era mai stato bambino. La sua infanzia l'ha fatta dentro un tempio e sempre diciamo, ha sempre dovuto fare qualcosa. Gli ha sempre dato ordini. E quindi non è stata un'infanzia felice, sicuramente, anche se lui amava quello che faceva, perché lui sognava di diventare monaco, sognava di diventare monaco, e a quel tempo eh, lui studiava all'interno di un monastero Tendai. Il Tendai al tempo era l'università del buddismo. I monaci Tendai sapevano tutto perché avevano tutto, avevano una enorme biblioteca sul Monte Yei, dove c'erano tutti gli scritti e trattati del Buddha e dei suoi insegnamenti. I monaci erano molto eruditi, passavano gran parte del loro tempo a studiare. E questa era la vita di Nichiren, da sempre. Nichiren aveva letto varie volte tutti gli insegnamenti del Buddha, e sono davvero tantissimi. Lui non solo li aveva letti, ma li aveva anche studiati. Quindi era una persona molto erudita. E il potere al tempo lo sapeva, lo capiva, sapeva che quando Nichiren parlava era difficile dirgli stai sbagliando. No, non è così. Perché lui le cose le sapeva bene. Lui ti citava passi di tutti i sutra
e quindi era difficile non crederli. Ecco perché era costantemente sotto la minaccia di morte, perché rendeva il potere ridicolo. Loro si credevano dei santuomini e Nietzsche li faceva sentire ridicoli e di conseguenza ti puoi immaginare come reagivano, no? Poi Nietzsche ha fatto una vita isolata, da sempre, ti dicevo, fin da piccolo. Poi andando avanti con le persecuzioni, gli esili, la miseria sfrenata perché non aveva da mangiare, non aveva da bere, non aveva da vestirsi, non aveva da scrivere, non aveva niente. E lui ha fatto gran parte della sua vita in questo modo. Quindi cerca di comprendere che quando lui nei suoi goscio strala, cioè fa le sue requisitorie, cerca di comprendere quale potesse essere il suo stato d'animo al tempo. Non aveva rabbia. Nietzsche non era una persona arrabbiata, non era una persona ansiosa. Nietzsche era una persona molto compassionevole, aveva sempre in mente da aiutare gli altri, ha fatto tutto questo per quello. Non pregava mai per se stesso, pregava sempre per gli altri. Non ha mai fatto daimoku per se stesso o per qualcosa da ottenere, cosa che i nicilenisti fanno abitualmente e molti di loro sono convinti che quello sia il nicelenismo. No, è tutta un'altra cosa, quello non è il nicelenismo, è un buddismo particolare inventato da un'altra persona che voi sicuramente conoscete, amato però Nichiren, come ti dicevo, non ha mai nemmeno pregato per essere liberato. Non ha mai nemmeno pregato per ottenere questo o quell'altro. La cosa che voleva è che le persone lo ascoltassero, che le persone capissero quello che lui aveva da dire e lo amassero. Ecco, Nichiren aveva un enorme bisogno di essere amato. Era molto stimato e molto amato dai suoi discepoli, Ce n'aveva qualcuno che davvero lo amava tantissimo. Insieme a lui c'era Nichiro, che lui lo conosceva da bambino perché gli era stato dato da bambino e lui lo amava moltissimo e Nichiro amava lui, lo seguiva sempre. Nichiro, tra l'altro, per salvare Nichiren da un colpo di spada, ha preso un colpo lui nel braccio e per tutta la vita è rimasto col braccio, diciamo, aveva un braccio che insomma non riusciva a muoverlo e tutto, quindi qua si sta parlando di amore a dei livelli che noi non conosciamo. Quindi ecco, prima di cominciare a studiare il guscio è fondamentale che tu tenga presente tutto questo. È fondamentale che tu capisca a chi lui rivolgeva le sue lettere, perché questo è importante,
perché Nichiren aveva discepoli di ogni estrazione, ricchi, poveri, samurai e altro. Shijo Gingo, che è molto conosciuto in Soka, era una persona che non era semplice, era una persona che si incazzava velocemente, quando si incazzava era difficile. Nichiren sapeva che questo suo carattere lo metteva sempre in pericolo, difatti gli diceva cerca di non stare quando cammini da solo, fai sempre attenzione al luogo dove ti muovi, perché Ciccio Gingo aveva un sacco di nemici, aveva tagliato un sacco di teste e continuava a farlo. Non era una persona da giocarci a 3-7, capito? Era una persona, insomma, con un certo carattere, una certa... Nichiren, quando scriveva a Shijo Gingo, faceva molta attenzione alle parole che diceva, perché sapeva che Shijo Gingo aveva un carattere che pigliava fuoco subito, quindi le parole per lui erano molto importanti. Cercava sempre di calmarlo, cercava sempre di usare delle parole che lo non mi viene, tranquillizzassero. Perché in questo modo Shijo Gingo allora andava alla fine del Gosho, no? Perché se no si fermava alle prime parole, alle prime righe, si fermava lì, hai capito? Quindi Nichiren faceva molta attenzione, scriveva in funzione di chi ai quali rivolgeva le sue lettere. Ecco perché è importante capire i cenni storici del Gosho. Perché è importante capirla questa cosa qua, perché da questa cosa qua capisci anche il tono del Gosho. Quando parlava Toki Jonin era completamente diverso. Toki Jonin era una bella persona, anche se anche lui aveva avuto all'inizio dei periodi, ma quello era il tempo in cui le persone pigliavano fuoco in un attimo, eh? La vita non aveva un grande valore, quindi gli omicidi erano all'ordine del giorno, quindi quando ti dicevo parlava con Toki Jonin era il suo leader laico. Lui lo vedeva come un discepolo particolare, perché lo amava, sapeva che Toki Jonin era una persona molto intelligente e capiva. Poi aveva letto anche molto, quindi di conseguenza Nichiren si permetteva di fare anche delle citazioni perché sapeva che Tokigione le capiva. Però è importante che tu, prima di affrontare lo studio del Gosho, abbia questa mentalità. Perché gli accenni storici, il periodo storico è fondamentale per lo studio degli insegnamenti del Buddha. È fondamentale, ad esempio, quando noi leggiamo il Sutra del Loto, sapere
che tempo era, com'era la gente a quel tempo, a chi il Buddha parlava, perché parlava in quel modo. Capisci? Questo ti aiuta perché? Perché il Gosho non è stato scritto da un italiano del Medioevo, è stato scritto da un giapponese del XIII secolo. Quindi un modo di scrivere, una scrittura totalmente diversa dalla nostra. Persone totalmente, allora come adesso, credimi. Ti dicevo, non è facile avere rapporti col Giappone, io ce l'ho quotidianamente, via mail. E non è semplice, perché più di una volta ti fanno un cazzare, che tu dici, ad esempio, tu mandi una mail a un giapponese e questo non ti risponde e tu dici, ma allora la considerazione? E lui non è che non ti risponde perché non ti considera, non ti risponde perché in quel momento non ha nulla da dirti. Solo che tu, essendo italiano, come fai? La prendi subito, hai capito? Siamo fumini, la prendi così. Quindi fai attenzione, ragiona. Non ti sono mai state dette queste cose, ti è stato parlato del Gosho, del Sutra del Loto, ma non ti è mai stato insegnato nulla. E quello che ti è stato insegnato è sbagliato. Quindi cerca di fare la persona, di comportarti da persona riflessiva, persona che capisce, persona che ha l'umiltà necessaria per studiare, perché per studiare bisogna essere umili, perché se tu studi convinto di conoscere, che cosa studi a fare? Studia i tuoi scritti, non il Gosho. Del Gosho nella Soka Gakkai si parla, si citano alcune frasi, no? Ma molti non l'hanno mai letto, non l'hanno mai capito, no? Poi hanno letto interpretazioni di Cheda o dei comunque altri responsabili che non hanno nulla a che vedere. Quindi fai attenzione, lo so che adesso ti incazzerai per queste cose che ti ho detto, ma cerca di andare oltre. Ti sta parlando una persona che sono più di 40 anni che fa questo. Sono più di 40 anni che studia giornalmente sia il Sutra del Loto che il Gosho. Ho letto trattati, li ho studiati e quindi so quello che ti dico. Quindi non farti prendere dal non essere una persona fumina, ascolta e i giudizi tienteli per te, perché qui siamo per imparare. E se vuoi imparare ci vuole tanta umiltà. L'umiltà nel buddismo di Nichiren non esiste. Tutti si sentono Buddha, siamo tutti Buddha. Mamma mia, ci sono Buddha che uccidono, Buddha che insultano, quindi siamo davvero tutti Buddha. No, anche questa è una cosa che ti è stata detta, ma siamo tutti potenzialmente dei Buddha. Siamo tutti potenzialmente delle creature che possono migliorarsi.
Però per migliorarsi bisogna farsi delle domande, per farsi delle domande bisogna essere umili e se sei umile ascolti, non parti per partito preso. E qui devi ascoltare, credimi, perché quello che ti dico è frutto di una esperienza enorme. Io ci ho dedicato la vita e ci dedico la vita. Di conseguenza, quando parlo, quando ti dico le cose, so quello che dico. Quindi fai attenzione. Ciao. Pace e illuminazione.